Seguendo la via Appia, finalmente sono arrivato a Capua, la città che mi ha reso famoso, dove ho vissuto come schiavo e ho combattuto, fino a diventare un eroe. Avviciniamoci ancora un po'. Come è diversa Capua, quasi non la riconosco. Eppure la mia mappa mi dice che sono arrivato. Sicuramente il luogo più facile da riconoscere per me è l'anfiteatro, sulla via Appia, poco fuori dalle mura della città. Facilmente raggiungibile dai cittadini di Capua, dai viaggiatori e dalle persone che abitavano nelle campagne. Ora, in base alla mia mappa, dovrei essere nel posto giusto. Oh, qui c'è un anfiteatro, ma è molto più grande di quello dove combattevo io. Sono certo che l'anfiteatro non era così quando vivevo a Capua, o meglio fino al 71 a.C., anno in cui sono morto quando ero il capo dei gladiatori ribelli. Eccolo, questi resti che vedi sono sicuramente dell'anfiteatro nel quale combattevo io. Sembra che qualcuno l'abbia tagliato con precisione, tutto alla stessa altezza. Certamente non è colpa di un crollo. Non vedo però le parti demolite. Sai, i romani spesso riutilizzavano le pietre degli edifici smontati per farci delle nuove costruzioni. Ho ricordi un po' sbiaditi, ma anche questo anfiteatro era molto grande. Ricordo che entrando nell'arena provavo paura e coraggio. Sui gradoni gli spettatori urlavano eccitati, divertendosi nel vedere la morte dei gladiatori. La morte e il sangue, per il pubblico romano, erano uno spettacolo divertente. Quanti gladiatori ho dovuto uccidere? In particolare i gladiatori chiamati mirmilloni. Spesso combattevo contro di loro. I mirmilloni erano i lottatori dal corpo più muscoloso. Io, invece, ero un trace. Molti spettatori confondevano i nostri elmi. L'elmo era il cappello di ferro che mettevamo sulla testa per proteggerci. Quello dei mirmilloni era molto bello e decorato. I gladiatori come me, invece, avevano un elmo decorato da un grifone. Un animale con la testa, gli occhi, il becco e le ali da aquila, ma con il corpo, la coda e le zampe da leone. Sul nostro elmo c'erano inoltre 2 forellini ai lati per inserire piume per decorazione. Il mirmillone aveva uno scudo rettangolare che gli copriva tutto il corpo e una spada corta. Contro il mirmillone dovevo essere furbo e agile, e con la mia armatura più leggera e la spada ricurva ero bravo a colpirlo di lato sui fianchi. Oh, ma guarda qui, ci hanno dedicato addirittura un museo, il Museo dei Gladiatori. Ti consiglio di entrare per conoscere molte più cose sulla nostra durissima vita di schiavi ed eroi.